Ciao e benvenuto al mio canale. Oggi ti parlo di come assumere una colf, una badante o un lavoratore domestico. Prima di iniziare il video vorrei ricordarti di iscriverti al mio canale qui su YouTube, così sarai sempre aggiornato su tutti i miei prossimi video. I lavoratori domestici sono tutti quei lavoratori che sono alle dipendenze di una famiglia e lavorano all'interno di una casa e alle volte convivono anche insieme agli abitanti della casa e quindi sono badanti, colf, cuochi, bambinaie oppure possono essere degli autisti. Ovviamente, come per tutti i dipendenti, anche l'assunzione di un lavoratore domestico ha delle procedure e delle pratiche da fare che devono essere fatte dal datore di lavoro proprio per non rischiare di prendere delle sanzioni o delle multe. Prestazioni da parte del lavoratore. Nel caso in cui un lavoratore deve essere assunto occasionalmente, quindi non fisso sempre tutti i giorni, quindi per poche ore o per pochi giorni, allora il datore di lavoro può usare il libretto di famiglia. Vorrei anche ricordarti che ho già fatto un altro video dove ti parlo del libretto di famiglia. Ti lascio qui sotto nella info box il collegamento al video, così lo puoi trovare più facilmente. Ora vediamo dove trovare i documenti per l'assunzione. Cosa bisogna fare prima dell'assunzione? Prima dell'assunzione, sia il datore di lavoro che il dipendente devono seguire alcune regole, soprattutto se la cittadinanza del dipendente non è italiana. Proprio per questo motivo ci sono anche dei documenti particolari che bisogna avere per poter assumere un lavoratore domestico. Ora vediamo come formalizzare l'assunzione. Dopo essere sicuri di avere tutti i documenti che servono per l'assunzione del lavoratore domestico, bisogna mettersi d'accordo sulle condizioni di lavoro, così da poter stipulare il contratto di lavoro che deve essere un contratto scritto. Infatti non è possibile fare un contratto di lavoro verbale, cioè sulla parola. È vero che il contratto di lavoro serve a tutelare il dipendente, ma soprattutto il datore di lavoro, perché nel caso in cui il dipendente dovesse fare delle richieste strane, allora il datore di lavoro è tutelato da un contratto scritto. Poco più avanti nel video ti spiego anche come fare il contratto di assunzione. Il datore di lavoro deve comunicare all'INPS che è iniziato un rapporto di lavoro e per farlo deve usare i sistemi che l'INPS mette a disposizione. Oppure può rivolgersi a un professionista che lo può aiutare in tutti i passaggi dell'assunzione. Ora vediamo come fare un contratto di assunzione. Dopo che il datore di lavoro ha in mano tutti i documenti del dipendente, sia il datore di lavoro che il dipendente si devono mettere d'accordo su che tipo di contratto fare, i giorni di lavoro, le ore, i riposi e tutto il resto. Poi bisogna scrivere tutto quanto su un contratto. Per tua informazione ti posso dire che molti contratti di assunzione li puoi trovare anche su internet. Per aiutarti nella ricerca ho già cercato io una copia di un contratto di lavoro per un contratto di lavoro generico per una colf e te lo lascio scritto qui nella info box per tua informazione. Poi la comunicazione di assunzione di un lavoratore domestico deve essere fatta dal datore di lavoro. Devi sapere che dal 29 di gennaio del 2009 la comunicazione di assunzione deve essere inviata all'INPS entro la mezzanotte del giorno precedente a quello di assunzione. Questa regola è valida anche se il giorno di lavoro, di inizio del lavoro, è un giorno festivo. La comunicazione che viene fatta all'INPS in automatico viene inviata anche all'Ispettorato del Lavoro, all'INAIL e alla Prefettura se il dipendente è straniero. La comunicazione all'INPS bisogna farla anche se l'assunzione è in prova.
E bisogna farla anche se ricorrono altri casi. E diciamo che sono 5 i casi. Il lavoratore è un pensionato, se il lavoratore è saltuario o discontinuo, se il lavoratore è di nazionalità straniera, se il lavoratore è già assunto e lavora anche da un altro datore di lavoro e per ultimo, il quinto punto, se il lavoratore è già assicurato per un'altra attività. Nel caso in cui si voglia annullare una comunicazione di assunzione, sappi che lo si può fare entro 5 giorni dalla data di inizio del lavoro. Superati i 5 giorni si potrà solo più fare una comunicazione di cessazione. Se il datore di lavoro volesse fare delle variazioni al contratto di lavoro, può sempre usare il sito internet dell'INPS oppure può sempre affidarsi ad un professionista. Devi sapere inoltre che tramite il sistema informatico dell'INPS non è possibile fare una comunicazione di assunzione tra coniugi, quindi marito e moglie. Si può fare solo nel caso in cui ci sia un'invalidità riconosciuta con indennità di accompagnamento al coniuge datore di lavoro. In caso di rapporto di lavoro tra parenti fino al terzo grado, la comunicazione di assunzione verrà sospesa e sarà poi controllata dall'INPS, quindi saranno poi loro a dare una risposta alla domanda di assunzione. Come ho già detto a inizio del video, non è necessario fare una comunicazione di assunzione nel caso in cui il datore di lavoro intende assumere un dipendente occasionale, perché in quel caso per l'assunzione e il pagamento dello stipendio può essere usato il libretto di famiglia. Una volta esistevano i voucher, ma dal 18 marzo del 2017 non si possono più usare e non si possono nemmeno più comprare in tabaccheria. Infatti, i vecchi voucher potevano essere usati solo fino al 31 dicembre del 2017. Se ti sei accorto di avere ancora dei voucher in casa, l'unica cosa che posso dirti è che li puoi usare solo per... vabbè, ci siamo capiti. Ora vediamo come si pagano i contributi. Dopo l'assunzione di un lavoratore domestico, l'INPS apre una posizione assicurativa e invia al datore di lavoro tutti gli avvisi di pagamento per il versamento dei contributi. Ovviamente i contributi sono calcolati in base alla paga oraria effettiva e il datore di lavoro ha la possibilità di pagare i contributi in diverse maniere. Può usare il sito internet dell'INPS, così nello stesso tempo gli viene inviata anche la ricevuta del pagamento. Per tua comodità ti lascio qui sotto nella info box il collegamento ad internet che può essere usato per pagare. Questo collegamento fa parte del sito internet dell'INPS, quindi è completamente sicuro. Inoltre c'è anche la possibilità, tramite un altro servizio sempre dell'INPS, di ricevere 10 giorni prima della scadenza del pagamento un messaggio con SMS che avvisa il datore di lavoro della scadenza con il dettaglio del codice del rapporto di lavoro e dell'importo da pagare. Inoltre è anche possibile richiedere l'invio dello stesso messaggio anche via email. Devi sapere anche che il datore di lavoro può avere anche alcune agevolazioni fiscali. Ora ti parlo proprio delle agevolazioni fiscali. Il datore di lavoro che versa regolarmente i contributi all'INPS per colf o assistenti familiari può usufruire di agevolazioni fiscali. Infatti, tutti i contributi obbligatori versati per le colf o per gli addetti all'assistenza familiare possono essere dedotti dalla dichiarazione dei redditi per un importo massimo di 1.549 euro all'anno. Il datore di lavoro però deve conservare tutte le ricevute
dei bollettini dell'INPS. La cosa bella è che l'importo massimo deducibile è fisso e non varia in base al reddito dichiarato. Per quanto riguarda gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda, quindi prima del calcolo delle tasse, il 19% delle spese pagate per un importo massimo di 2.100 euro all'anno. La detrazione spetta alle persone non autosufficienti oppure ai familiari che hanno pagato la spesa. Per avere questo tipo di agevolazione in dichiarazione, la persona deve andare dal medico curante per farsi dare un certificato che attesta la non autosufficienza. Questo certificato medico, insieme a tutte le altre ricevute di pagamento, deve essere poi conservato nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate decidesse un bel giorno, svegliasse un bel giorno e volesse fare una verifica fiscale alla persona. Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione che è prevista per l'assistenza familiare e viceversa. Prima di chiudere, vediamo come modificare il rapporto di lavoro. L'INPS mette a disposizione del datore di lavoro un sistema online su internet per la comunicazione di tutte le variazioni del rapporto di lavoro domestico. Il rapporto di lavoro può terminare e quindi chiudersi sia per volontà del lavoratore domestico e sia per la volontà del datore di lavoro. Nel primo caso si parla di dimissioni, mentre nel secondo caso si parla di licenziamento. Bene. Per oggi è tutto, grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale qui su YouTube, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito internet, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano le tue tasse e le tue detrazioni. Ti aspetto, ciao!